Siamo giunti alla seconda giornata del Decameron. Sotto il reggimento di Filomena, la nostra brigata si riunisce all'ombra di quel bel giardino che richiama idealmente il paradiso perduto, insomma quella società che è stata stravolta dall'epidemia, dal morbo, e sono tutti pronti ad intrattenersi proprio per ammazzare la noia, mescolare l'utile e il dilettevole, quindi l'insegnamento morale e l'intrattenimento proprio anche per distrarsi dalla disperazione dell'epoca. E siamo all'ora nona, quindi alle 3 del pomeriggio, tutti pronti per ascoltare dunque delle storie basate sul tema che è stato scelto nella giornata precedente proprio da Filomena. Quindi si ragionerà di tutti coloro che riusciranno in qualche modo a cavarsela anche grazie alla sorte, alla fortuna, quindi indipendentemente dalle loro capacità, grazie a questa forza esterna all'uomo che sembra governare il mondo, che non chiamiamo più Dio, ma che è proprio questa potenza così innata nella natura, che è immanente, che è presente dappertutto e che sembra a volte aiutare e a volte punire l'uomo. Quindi oltre la speranza umana vedremo questi casi in cui appunto le persone riusciranno a scampare il pericolo. E subito Neifile, che è l'apripista insomma di questa giornata, racconta la storia di Martellino, ma prima di arrivarci la storia viene preceduta da una massima: il rispetto del sacro. Quindi subito una norma di tipo morale. Noi sappiamo che la morale cambia nel corso del tempo, non è sempre uguale ovviamente, perché cambia la società, cambia la mentalità e di conseguenza mutano anche i valori morali di una società. Ecco, vedremo quali sono quelli medievali e sono molto interessanti perché sono attuali. La domanda che dobbiamo porci è la seguente: esistono delle cose sulle quali è bene non scherzare, oppure è lecito prendersi gioco di chiunque e di qualsiasi argomento? Cioè esistono degli argomenti, insomma delle cose sacre che sarebbe sempre bene non violare e su cui non scherzare nemmeno? Esiste un confine oltre il quale l'uomo non si deve spingere? L'insegnamento che subito però ci anticipa Neifile è proprio questo, cioè che non bisogna mai farsi beffe delle cose sacre, cioè di tutti quei riti della liturgia e delle credenze popolari che erano legate alla religione cristiana, perché di questo si parla nel testo. Infatti subito ci viene presentato questo uomo semplice, questo povero che è costretto a mantenersi per vivere, quindi che fa il facchino di professione, cioè porta dei pesi a pagamento, di nome Arrigo, originario di Bolzano, quindi un tedesco, come ci dice lo stesso Boccaccio, che però vive a Treviso. È povero, però accade un fatto straordinario, inspiegabile. Alla sua morte le campane iniziano a suonare da sole, quindi non ci sono i preti o i sacrestani che le azionano, ma partono da sole e subito si diffonde un grande scalpore, cioè tutti sono convinti che questa persona, che questo Arrigo sia un santo, perché è inspiegabile che le campane suonino, deve essere stato un santo, deve aver avuto delle doti miracolose o deve averle adesso che è morto, perché c'era questa credenza che il morto potesse aiutare il vivo, e subito viene portato in chiesa affinché tutti possano vederlo e soprattutto toccarlo, quindi pregare di fronte al suo cadavere, ma soprattutto affinché tutti possano toccarlo. E qui ci richiama subito alla mente l'episodio biblico, insomma si gioca molto anche sulla Bibbia, su questi temi che però erano di una grande attualità e vedremo anche oggi lo sono. E ci richiama, dicevo, alla mente l'episodio della donna che aveva delle perdite di sangue, la quale disse che non appena avrebbe toccato il mantello del Cristo subito sarebbe guarita. Quindi grazie alla sua immensa fede poi verrà quindi sanata dalla sua malattia, ed è quello che quindi la popolazione tenta di fare, cioè tentano di appunto guarire dalle proprie malattie proprio andando in processione davanti a questo Arrigo, che era un poveraccio che non aveva mai avuto niente a che fare con i miracoli, insomma. Nonostante la superstizione popolare, però questa tematica, questo filone non ci devono stupire, perché appartiene a una categoria ben precisa della letteratura, già greca ma soprattutto romana, perché Aulo Gellio nelle Notti Attiche, ma anche Plinio il Vecchio e moltissimi altri autori si occupano dei mirabilia, cioè di quegli eventi straordinari, inspiegabili, che gli antichi
non riuscivano quindi a spiegarsi, per i quali non avevano una spiegazione logico-razionale o scientifica e pertanto si attribuivano questi fenomeni a delle forze soprannaturali, quindi agli dei o agli spiriti o a qualche forza innata e presente nella natura. Quindi Boccaccio non fa altro che riferirsi a un filone letterario, ecco, molto in voga non solo all'epoca ma addirittura anche nel mondo classico. E perché lo fa? Perché suscita un grande interesse nei suoi lettori e nei suoi contemporanei. Diciamo che era l'elemento che serviva a dare un po' di verve, no? Un po' così, che serviva anche ad attirare e a catturare l'attenzione del pubblico. Poi ovviamente la geografia medievale, quindi le storie dei santi, sono pieni di uomini dotati di poteri miracolosi che possono guarire nei più svariati modi possibili, quindi era anche un modo così per credere in qualche cosa, anche per sopportare le avversità da parte della popolazione analfabeta e ignorante che non aveva altra spiegazione e non sapeva in quale altro modo poter tirare avanti. Quindi era anche una speranza, in sostanza. Fare questo pellegrinaggio dava anche forza al fedele che era convintissimo di poter essere sanato. Il problema è che un bel giorno giungono a Treviso 3 saltimbanchi, cioè 3 personaggi che sono abituati a vivere trasformandosi, perché allietano le corti dei potenti, quindi sono dei giocolieri, sono dei funamboli, sono, ecco, in generale, come li chiama Boccaccio, dei trasformisti. Stiamo parlando di Stecchi, di Martellino e di Marchese, quindi questi 3 amici che sono abili nell'arte del trasformismo, quindi sanno camuffarsi e sanno anche simulare e dissimulare, quindi esperti, insomma, giocolieri, anche incantatori, illusionisti dell'epoca. Ecco, questa è la parola chiave, perché vedremo adesso che uno dei 3, cioè Martellino, avrà un'idea folle ma anche altrettanto stupefacente, che però, ecco, da lì innescherà tutta una serie di conseguenze molto gravi a cui non aveva pensato. Notiamo anche, no, i lavori che si facevano all'epoca, insomma, per vivere si era disposti a tutto. Ecco, il problema qual è? Che quando arrivano in città e sentono parlare di questo Arrigo che è morto, i 3 vogliono vederlo, quindi anche loro desiderano accostarsi al santo e chiedere magari una grazia, o comunque sono spinti dalla curiosità, perché la curiosità popolare non è mai peccato, lo sappiamo. Però il problema è che la chiesa è strapiena di gente e fuori è la stessa cosa, cioè una folla immensa che aspetta di poter arrivare davanti al morto. I 3 non hanno alcuna intenzione di attendere e quindi a Martellino viene l'idea geniale, perché il genio e l'artista è abile nel creare queste situazioni anche così surreali. Infatti, leggendo sembra un po' anche di sentir parlare Sosia o qualsiasi altro Servus Callidus di Plauto, perché un po' la scena è quella, perché di fatto qui Martellino è un grande attore, uno che si mette a recitare e che riesce anche ad illudere, ad ingannare tutti coloro che lo osservano. E qual è l'idea? Quella di camuffarsi da storpio, quindi da persona piagata, incapace di potersi muovere, quindi che ha difficoltà motorie molto gravi, e pertanto dovrà essere trasportato davanti al morto dai suoi 2 amici, quindi da Stecchi e da Marchese. Martellino, per fingersi storpio, deforma addirittura le sue giunture, cioè inizia proprio a girare le braccia, le mani, quindi si contorce in una maniera tale che sembra veramente storpio dalla nascita. Quindi lui è proprio il tessitore di inganni, sembra proprio richiamare alla mente sia i personaggi di Plauto ma anche Ulisse, l'Ulisse di Omero, naturalmente, il tessitore di inganni. Quindi è una persona anche molto astuta, è un abile simulatore che riesce ad ingannare gli spettatori. Per quello che ho citato il teatro, perché sembra una vera e propria rappresentazione teatrale, soltanto che in questo caso il suo pubblico non è più l'ambiente di corte colto e raffinato, e non è più un gioco, non è più, cioè, una finzione di cui per il pubblico è consapevole. Adesso diventa però una simulazione volta ad ingannare le persone, cioè tutto nasce per un semplice scherzo, quindi sia per divertire ma soprattutto per avvicinarsi al morto. Quindi qui il pubblico è molto più ampio e diventa l'intera comunità dei fedeli, ma ben presto Martellino scoprirà
che non è possibile, ecco, scherzare sul sacro e soprattutto sulla devozione popolare, quindi sulla possibilità da parte di un morto di curare le ferite dei malati. Ecco, su questo non si poteva assolutamente scherzare. Quindi notiamo come qui la parola si fa creatrice di mondi, quindi diventa un modo per creare delle illusioni, anche per distrarci dalla quotidianità terribile in cui stiamo vivendo anche noi. In questo caso, ecco, la parola si trasforma in azione, quindi Martellino si finge quindi storpio ed inizia a farsi largo tra la folla, aiutato dai suoi amici. Ovviamente, vedendo questo storpio, tutti si fanno da parte, quindi sembra quasi un Mosè che apre le acque nel Mar Rosso, e quindi in men che non si dica Martellino giunge davanti al morto. In questo momento va proprio in scena lo spettacolo, tutti iniziano a vedere questo storpio che impietosisce tutti i cuori, però questa folla scoprirete molto presto che assomiglierà a quella di Manzoni. Alludo alla scena dell'assalto al forno, poi scopriremo che anche qui la folla, toccata e punta sul vivo della sua devozione popolare, quindi sentendosi sbeffeggiata e derisa, si scatenerà e quindi sfogherà tutta la sua collera e la sua ira proprio contro il malcapitato Martellino, il quale, arrivando in pochissimi secondi davanti al morto, ha l'idea ancora più folle, quella di fingere una guarigione, e lì scatenerà proprio l'ira del pubblico. Tutti gli occhi sono puntati su di lui e lui che cosa fa? Si finge guarito, cioè inizia piano piano a ricomporre le sue giunture e finge di tornare normale, quindi inizia a saltare, a gridare, a camminare, insomma a fare tutti quei versi tipici di una persona felice che scoppia di gioia, e tutti ovviamente sono colti da grande stupore, sono ancora più convinti che quel morto, che quell'Arrigo sia veramente un santo, perché prima hanno suonato le campane, adesso questo Martellino è guarito e sono tutti veramente pieni di gioia. Ma ricordando il tema della giornata, quindi la fortuna, la sorte, cosa succede? Che casualmente in mezzo alla folla c'è un fiorentino, perché questi tre amici sono di Firenze. Casualmente in mezzo alla folla quindi c'è un fiorentino, ma non un fiorentino qualsiasi, uno che li conosce, guarda caso, tutti e tre, che conosce perfettamente il loro mestiere, la loro identità, e sa benissimo che quel Martellino non ha assolutamente niente, perché l'aveva visto pochi giorni prima sano come un pesce. Questo fiorentino si mette a ridere, si lascia anche sfuggire un'imprecazione, perché dice: Domine, fallo tristo, cioè Signore, castigalo, no? Fallo tristo vuol dire rendilo triste, cioè castigalo, perché sta facendo finta, in realtà si sta prendendo gioco di tutti, non è assolutamente vero. Lui lo dice quasi a bassa voce, quasi in un sussurro, ma viene udito dagli astanti che sono lì vicino. Iniziano a dire: ma come? Ma non è vero? Ma allora non ci ha preso in giro? Lo spettacolo non si conclude con l'applauso come al solito, come erano abituati a fare nelle corti dei nobili. In questo caso va in scena la violenza, la furia cieca proprio dell'ignoranza, ma anche proprio della rabbia per essere stati presi in giro su una cosa per loro importantissima, perché l'accusa qual è? Proprio quella di essersi fatto beffatore di Dio e dei santi, cioè iniziano ad accusarlo in questo modo. Ecco perché all'inizio ho chiesto: esiste un limite oltre il quale non si può andare, o è bene non andare? Evidentemente sì, e le cose iniziano a mettersi veramente male, perché Martellino viene preso dalla folla, viene denudato, quindi rimane proprio nudo, e inizia ad essere preso a calci, a pugni e tirato per i capelli dentro la chiesa, proprio di fronte a quel morto. Quindi notiamo quanto si fosse scatenata questa proprio vera e propria furia omicida. Martellino qui rischia veramente il linciaggio. Boccaccio stesso ci dice che proprio Martellino stava per essere senza pettine carminato. Cosa vuol dire carminare? Cardare, cioè pettinare la lana, no? Una persona che viene cardata vuol dire che viene pettinata, cioè con un pettine particolare, quindi viene metaforicamente, cioè stanno per fargli la pelle, sta per essere scuoiato vivo. Notiamo anche il linguaggio vivo dell'epoca che rende veramente bene la scena a cui tutti stanno assistendo. Usare anche un linguaggio tecnico specifico è molto importante, perché era il lessico degli artigiani. Uno dei suoi due amici, capendo insomma di aver esagerato,
corre fuori dalla chiesa, va a chiamare le guardie perché sono lì fuori che tentano di mantenere l'ordine durante la processione per il morto. E che cosa dice il suo amico? Si inventa una storia, però la scusa deve essere credibile. Ecco di nuovo la parola che si fa problem solving, cioè questa parola che viene usata anche per trarsi d'impaccio. E che cosa dice il suo amico? Si inventa una balla, però la inventa bella grossa, ed è una balla che però è anche plausibile perché all'epoca succedeva davvero. Cioè dice: venite subito in chiesa, aiutatemi, arrestate Martellino perché mi ha rubato la borsa. È un tagliaborse perché all'epoca si soleva portare la borsa alla cintola legata con una corda, quindi il ladro letteralmente tagliava la borsa con una forbice. E dice che Martellino gli ha rubato ben 100 fiorini d'oro, e non è una moneta casuale perché loro sono di Firenze. Spesso si veniva derubati proprio in chiesa quando il fedele era distratto dalla cerimonia. Martellino viene preso e condotto nel palazzo del podestà. Tutti sono però concordi nel definirlo un tagliaborse, cioè la popolazione, siccome è stata beffata, dice: sì, è vero, è proprio un ladro, ha rubato anche a me. E si inventano, cioè tutto il popolo si inventano di essere stati derubati a loro volta sempre da Martellino. Una menzogna ripetuta più e più volte può diventare la realtà. In un certo senso è un ladro perché ha ingannato tutti, si è fatto beffe di tutti, solo che non ha rubato il denaro ma ha rubato la loro fede, insomma il rispetto per il sacro. Tra l'altro lo scherzo finisce male perché lo stesso podestà è convinto che lui sia veramente un tagliaborse perché non si difende, e in più vede che tantissime persone affermano la stessa cosa, e Martellino viene addirittura messo alla colla. Che cos'era la colla all'epoca? Era uno strumento di tortura per cui il reo veniva insomma legato per le mani ad una corda, veniva alzato piano piano, quindi con una carrucola, e poi lasciato cadere di peso per terra, quindi veniva alzato sempre di più, e a un certo punto insomma soffriva parecchio perché si faceva male, e viene anche torturato. Per sua fortuna però poi gli amici convocano l'oste presso il quale si erano appena registrati perché sono appena entrati in città, quindi lì Martellino ha la possibilità di dimostrare che non era lì da giorni e giorni e quindi non avrebbe mai potuto rubare a tutte quelle persone perché era arrivato in città da pochissime ore, quindi lì viene subito discolpato. E poi i loro amici hanno un'intuizione perché vanno a chiamare una persona molto influente vicina al podestà, quindi una persona che ha un certo peso insomma anche politico e che quindi viene ascoltata dagli uomini di giustizia, e per fortuna quindi tutto si risolve, quindi tutto viene chiarito. Poi non finisce condannato a morte, e dopo essersi fatti una gran risata se ne tornano tutti e tre a Firenze felici e contenti come prima. Una persona può trarsi d'impaccio anche indipendentemente dai suoi meriti, in sostanza, quindi la fortuna, questa forza che governa il mondo, in questo caso è stata benevola nei confronti di Martellino e tutto si è risolto per il meglio.